Oggi parliamo della nuova funzionalità di Instagram. Ciao, sono Armando Alibali e oggi parliamo delle guide di Instagram. Prima di iniziare però voglio sottolineare che nel momento in cui sto registrando questo video su YouTube sia in inglese che in italiano non ci sono guide o mini tutorial riguardanti queste guide, quindi sono contento di dire di essere tra i primi a portare una guida completa a queste guide. Quindi ricordatevi di iscrivervi, di attivare la campanella, di mettere un like se il video vi piacerà. Che cosa sono quindi queste guide di Instagram? Con l'ultimo aggiornamento Instagram ha messo questa funzionalità. Praticamente ci consente, oltre alle immagini e ai video, di poter finalmente creare anche un testo. Io, analizzando un po' queste guide, le ho definite una sorta di mini blog che noi possiamo creare all'interno di Instagram. E non c'è limite alla creatività nel creare questi tipi di articoli. Andiamo subito a vedere come funzionano e come si creano. Per prima cosa dobbiamo andare sul nostro profilo. Poi in alto abbiamo il segno più. Andiamo su più e l'ultima voce è proprio guide. Si apre questa sezione che ci dice di scegliere il tipo di guida che vogliamo creare. Andiamo ad analizzarli una a una. Luoghi significa che possiamo raccomandare o scrivere un articoletto su dei posti della nostra città. La seconda voce ci dice prodotti. Raccomanda i tuoi prodotti preferiti. Valuto questa opzione come un passo in avanti per collegare brand famosi e influencer. Praticamente un influencer, se viene pagato per sponsorizzare un prodotto, potrà così scrivere una recensione personale, cosa ne pensa del prodotto, e mettere direttamente il link di acquisto di questo prodotto. Ovviamente il prodotto è sullo shop di Instagram. L'ultimo è i post, raccomanda i post che tu hai creato o salvato. Andiamo a vedere il primo. Clicchiamolo e vediamo che ci dà, in questo caso io sono a Roma, quindi ci dà da scegliere la località. Per queste guide l'unica pecca è quello di non poter utilizzare immagini all'esterno di Instagram. Quindi possiamo utilizzare immagini nostre, quindi dai miei post, o immagini che abbiamo salvato di altri utenti, ma ovviamente non possiamo aggiungere immagini al di fuori di Instagram. Quindi in questo caso noi cerchiamo il luogo, Roma. Ci escono i post più recenti, ma ovviamente io non voglio parlare, non lo so, di questa pianta ad esempio. Quindi se la foto che voglio mettere all'interno del blog non è mia, quindi non è nella sezione qui nei miei post, e voglio utilizzare la foto di un altro utente, devo andare prima a salvare quella foto così che mi uscirà nella sezione salvati. Una cosa da tenere in considerazione è che se noi scegliamo di creare una guida attraverso i luoghi, noi possiamo scegliere le nostre foto e qualsiasi foto su Instagram soltanto se è stata aggiunta la località durante la fase di creazione del post. Infatti, come vedete, nelle mie foto tutte appaiono soltanto quelle dove ho messo la località. Perfetto. Andiamo quindi nella seconda voce. Ovviamente abbiamo cliccato sul più, successivamente guide e adesso andiamo sul prodotto. Qui ovviamente ci dice anche nello shop di Instagram cosa abbiamo salvato, qua non ho salvato nulla. Andiamo, che ne so, a scegliere un prodotto. Come vedete escono già i primi brand. Non lo so, prendiamo qualcosa di fotografia, DJI, ed ecco qui i prodotti che sono all'interno dello shop di Instagram. Andiamo sul nuovo DJI Mini, sul nuovo drone, e ci dice che possiamo scegliere le immagini da aggiungere al nostro articolo. Vediamo, scegliamo a caso, anche i reels e tutto, next, ed ecco qui che qui aggiungiamo il titolo, qui possiamo cambiare la cover con le foto che abbiamo scelto e le foto che abbiamo scelto sono tutte qui. Alla fine della pagina uscirà il link che collega direttamente al prodotto. Torniamo indietro. Ovviamente per adesso non ci serve, possiamo anche salvare una bozza per poi riprenderla e andiamo sull'ultima.
Sull'ultima possiamo creare attraverso i nostri post, queste sono le mie foto su Instagram, attraverso i nostri post possiamo creare un articolo. Scegliamo alcune foto, oppure ovviamente possiamo andare anche in quelle salvate di altri utenti, quindi andiamo su Next ed ecco qui che le nostre foto ci usciranno in fila. Ma cosa voglio fare adesso? Andiamo a crearne una. Andiamo su più, guide, luoghi, perché voglio appunto far vedere un determinato luogo. In questo caso non so se si può Come vedete, una pecca che sto riscontrando è che non posso parlare di luoghi lontani da me. Questo penso che sarà implementato e richiesto da molti influencer e utenti Instagram, perché giustamente se io sono stato in un viaggio o sono un travel blogger e voglio parlare, che ne so, dell'Islanda, Instagram mi deve permettere, anche se non sono vicino in quel momento all'Islanda, di parlare di essa. Quindi in questo momento, a questo punto, non ci rimane altro che cliccare Roma sui miei post. Vedete, qua ci sono tutti i luoghi che sono stati taggati all'interno delle mie foto. Scegliamo ad esempio questa, ne aggiungiamo un'altra, tra le mie foto, questa, ne aggiungiamo un'altra, giusto per farvi vedere. Andiamo a scegliere una a caso, ecco qua. Come vedete esce il luogo al di sotto di ogni post. Il nome sarà indicato dal luogo, il titolo del post, diciamo, della foto, però noi andiamo a cambiarli. Qui possiamo aggiungere un titolo completamente alla nostra guida, alla copertina della nostra guida, e non lo so, vediamo, Roma attraverso i... non so perché mette il maiuscolo, ma questo penso che lo miglioreranno. Roma attraverso i miei occhi. Scegliamo la copertina tra le mie foto, scelgo questa che è anche all'interno, guarda la descrizione, mettiamo guarda Roma attraverso i miei scatti. Ora non sarò qui a scrivere completamente un articolo, ma qui ci sta appunto spazio per scrivere. Come vedete sembra uno spazio infinito. Sembra, poi qualche cosa avrà pensato Instagram per limitare articoli lunghi. Ed ecco qui che possiamo ora andare su Next e condividere. Questa è l'anteprima, come vedete qui seleziona 3 posti, perché ovviamente abbiamo selezionato di creare un articolo attraverso la voce luogo, e possiamo condividerlo sia nelle stories e ci uscirà anche nel nostro profilo. Mettiamo condividi ed ecco qui che accanto alle foto e accanto alle foto in cui sono taggato esce la guida. Ed ecco qui che abbiamo creato questa guida. Considerazioni finali. Se sei un creatore di contenuti o soprattutto un influencer, questo permette di aprire le porte a una nuova modalità di collaborazione con i brand, con altri utenti, perché ci permette di arrivare direttamente all'utente. Cosa significa? Significa che se io seguo una persona, quella persona senza andare su altri social, senza andare su un sito dove magari quella persona sta creando degli articoli, possiamo utilizzare direttamente la sezione guide per andare a vedere cosa dice di un determinato luogo, per i travel blogger per esempio, prodotto, cosa pensa di un prodotto per gli influencer, oppure, come farò io penso, delle categorie, delle collezioni delle mie foto. Non ci sono più
quei post dove la parte principale è soltanto la foto. Instagram ha pensato di dare importanza anche al testo e in questo caso ci è riuscito nei migliori dei modi. Sì, secondo me dovrebbe permettere di aggiungere una foto che non è all'interno di Instagram, perché giustamente se io la sto aggiungendo poi sarà all'interno di Instagram, ma per esempio voglio parlare di un prodotto, non voglio che sui miei post appaia quel determinato prodotto, voglio che appaia sulle guide, e se quel prodotto non è all'interno dello shop di Instagram non lo posso fare, quindi mi sembra un po' limitante. Quindi adesso fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di questa nuova funzionalità e ricordatevi di mettere il like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ed ovviamente, visto che parliamo di Instagram, vi invito anche a seguirmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!